Buongiorno, buongiorno. Buongiorno alla reception di Cristina che si vede dalla mia camera da letto. Andiamo a vedere se la colazione è pronta. Spegniamo la luce. Adesso riesco a vedere l'ostello anche di giorno. E adesso mi rifaccio tutta la scala che avevo fatto ieri notte quando mi stavo perdendo. Comunque non sarà un caso se è qua che è nato il mito di Dracula, I cavalieri sassoni dovevano difendere questo territorio, quello della Transilvania. Queste sono le chiese tirate su dai sassoni. Io sto cercando un modo per provare a penetrare dentro, ma non c'è storia. Ed è una meta davvero eccezionale da non perdere quando si attraversa questa terra. Mura inespugnabili, leggende gotiche e villaggi dove il tempo sembra essere sospeso. Ci addentriamo nel cuore segreto della Transilvania, la terra di un mito tanto oscuro quanto immortale. E allora fermati e comincia a viaggiare con un reporter in valigia. Good morning. You need coffee or tea? A tea? Tea? Yes, okay, please. Okay. Oh, che carino! No, la colazione allestita tutta per me nella veranda. Ah, ma qua c'è anche un altro livello. Qua degli altri tavolini, il rosa che è il colore dominante, un barbecue. Io qua tutte le piante grasse di Cristina e sopra i tetti a falde di Sighishoara. Allora abbiamo dei biscottini, delle susine, un hummus che sembra quello di melanzane mangiato in Giordania, poi c'è del salame, pomodori, olive, formaggi, uova sode. Mi ha portato il tè, qua forse una marmellata fatta in casa, il pane e niente, sono l'unico ospite dell'ostello di Cristina, infatti è una giornata all'insegna dei villaggi. E adesso smaltisco la colazione di Cristina facendo una passeggiata per Sighishoara con la luce del sole finalmente, così riesco a capire se l'atmosfera gotica notturna si attenua di giorno. Con la sua sfilza di guglie, questo è il profilo di Sighishoara la mattina, è stupendo soprattutto il panorama che si vede dai bastioni. Ha tante torri perché è una città che è stata fortificata dai sassoni e dai magiari nel Medioevo, e ognuna di queste torri veniva gestita da una delle corporazioni della città, quindi c'è la torre dei calzolai, quella dei macellai. Intanto guardate gli scorci che si aprono tra le varie viuzze che si arrampicano sulla collina della cittadella. Comunque non sarà un caso se il mito di Vlad, l'impalatore Dracula, è nato proprio a Sighishoara, Perché queste torri aguzze con queste scale in legno sgangherate che soprattutto di notte, come vi ho fatto vedere, acquistano quell'atmosfera lugubre, sono davvero il contesto perfetto per leggende delle più inquietanti, e quella dei vampiri qua ci casca proprio a pennello. E adesso proseguo la visita perché devo ancora trovare la casa di Dracul. Che bello essere baciati dal sole di prima mattina. Questo dal municipio di Sighishoara. Questa è una magnifica vista. Making time for some loving, put yourself
dietro l'armonia di questi tetti pulsa ancora un'anima oscura. Questa gialla qui è la presunta casa di Vlad Dracul, che dovrebbe essere nato tra il 1431 e il 1435, qua proprio sotto la torre dell'orologio, che è questa bellissima torre medievale che vi ho fatto vedere ieri sera all'arrivo, e che ha vicino all'orologio delle statue di legno che a mezzanotte dovrebbero uscire fuori e salutare la città al rintocco appunto della mezzanotte. È uno spettacolo che mi sono perso, ho scoperto troppo tardi, stanotte a mezzanotte non so nemmeno in che città sarò. Voglio vedere che effetto fa la scalinata degli studenti e soprattutto la parte alta della cittadella con la luce del sole. E appunto questa era una scalinata che è stata realizzata nel 600 ed è completamente coperta in legno con queste doghe anche ai lati, anche se hanno spessore di 5-10 cm l'una dall'altra, che fanno quindi filtrare la luce con questi tagli nettissimi. È proprio di fronte alla chiesa dove adesso stanno, penso, entrando a messa. Di fronte, dicevo, c'è il cimitero che vi ho fatto vedere ieri notte. E però come è in grado di cambiare completamente un'atmosfera e soprattutto uno stato d'animo. Guardate la differenza tra la foto di ieri notte e lo stesso scorcio di questa mattina. Cioè, come questi cavolo di fotoni rimbalzando sulle superfici ci facciano smuovere le viscere e provare o una paura fottuta come quella di ieri notte, oppure un senso di quiete, anche perché qua si parla di un eterno silenzio. È il monumento più importante di Sighisoara, qua sotto l'altare una cripta, e adesso mi ci sto infilando. Eccola qua ci troviamo esattamente sotto l'altare. Si vedono tutti i segni delle tombe, il labirinto prosegue qua nella parte più buia. Molto più comodi, infatti, i 170 rotti gradini scendendo dalla collina della scuola, e quindi venite a Sighisoara perché ha questa doppia natura in cui di notte è la location perfetta per le leggende più macabre e di giorno invece sembra una fiaba. Ho rischiato di prendere la multa qua a Sighisoara, l'ho lasciata parcheggiata un paio d'ore senza pagare il parcheggio, e praticamente qua non ti fanno direttamente la multa, ti appiccicano sul finestrino un avviso dove ti dicono vieni a pagare il parcheggio altrimenti ti verrà fatta la multa, e quindi sono andato nell'ufficio, ho pagato il parcheggio quelle 2 ore, sono a posto. Lasciate le ombre del mito, è l'anima rurale a prendere il sopravvento. Qui la vita fiorisce dietro portoni pesanti che varcherò. Mi sono fermato lungo la strada per Bjertan perché qua in questa località che si chiama Danesh ci sono queste case di campagna carine dove, nonostante si sia di fatto su una strada statale, tengono tantissimo a curare il giardinetto di fronte, e poi hanno le facciate che in tutta la Transilvania mi sembrano di notare che siano fatte così, ovvero le case hanno una facciata corta, questa qui, verso la strada, e poi si estendono in lunghezza verso l'interno e sul fianco ciascuna al suo giardino. Quindi l'affaccio sulla strada in realtà non è l'affaccio principale delle abitazioni, la vita si svolge tutta nelle enclavi verdi che sono nascoste da questi grandi cancelli, a volte di metallo, a volte di legno, a volte presentano degli intarsi. E di fronte però
appunto, nonostante sia in questo caso su una strada piuttosto trafficata per essere la Transilvania, allestiscono i loro giardinetti curatissimi. Sono proprio un popolo di giardinieri transilvani. E dopotutto il termine stesso Transilvania, al di là del bosco, quindi il rapporto con la natura di queste genti è stato nei secoli fondamentale per la loro sopravvivenza. Questa è, forse si potrebbe definire, la piazzetta principale di questo piccolo gruppo di case che si chiama Danesh, con il suo ponticello che supera questo torrente artificiale, dove le botti di vino fanno capire anche come la coltivazione di vigneti sia una delle loro forme di sussistenza. What's your name? Nelly. Lely. Nelly. Nice to meet you. Mirko. 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 Live. Mirko. Journalist. Jurnalist. Sì. Jurnalist. Jo- Unde? Italy. 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 Speak English. Yes, do you speak English? Very. Ah, però you speak English. Very good. Lella? Nelly. Negli, N-L. Scrivi io. It's Ok. right. Nelly. che ha raccolto i pomodori, Negli, e mi fa adesso vedere casa sua qui a Danesh. Che carina, very nice. Si è presa i suoi pomodori. E qua è l'ingresso di casa sua. Vediamo a casa di Negli. Nu filma aici, că e... A risistemare un attimo serve un posto davvero carino. Nu poz. Nu poz, ok. Nu poz. În Sus? pod. Sus, la țigle. Îți arăt eu. Sus. Asta e așa, se poate... Nice. Nice? Deposito. Deposit, yes. Depozit de alimente. De foods. Deposits foods. Il cibo. Răcoare. Roșio. Pomodoro. Tomatoes. Hai, scot, faci foto cu tomatoes? Foto. Stai așa atunci. Numai un pic. Adesso mi prendo i pomodori così faccio anche le foto. Na, fă. Na. Tomato. Questa è la mamma e questa è la sorella. Pomodori. T-H-E-R, mother. It's mother, it's a correct. Altfel, veneam cu tine la Viscri, dar am treabă. Am tomorrow de făcut potatoes. Potatoes? Azi, da. Fac ceva. În mâine închid și plec. Ha. Very Poți nice. face și aici, dar fără asta. Che è essa? Uite așa, stai un pic, da. No, don't worry about that. Uite, aici, pentru aerisire. Să vină aer, Ah, aici. sì. Air, aerisire. Na, Sì, stai sì. un pic. Dar asta nu. Ok. Deci fără astea. Questo è il suo bagno. Ok. Please. No, it's perfect. This. Another. I like your room very much. Acolo nu. Aici, da. Ok. It's windows open. Astea puse aici pe scaune la aerisit. Aer. E totul închis. E încuiat și plec la București. Mâine dimineață. Oltre le colline, come giganti di pietra a guardia della vallata,
si ergono i simboli di un passato fatto di assedi e paure. Sono appena arrivato nel villaggio di Bjertan e qua c'è una delle chiese fortificate dai cavalieri sassoni più importanti e più conosciute della Transilvania. Sorge arroccata là sopra su quello sperone. Vi voglio parlare di una fase precisa della storia della Transilvania, quella del Medioevo, quando i Magiari avevano occupato questa terra ricchissima per le sue foreste, le sue colline, le sue materie prime. E quindi i Magiari avevano chiamato nel 1200 i cavalieri teutonici dalla Sassonia per difenderla. E che cosa si erano inventati i sassoni? Queste tipologie architettoniche qua, ovvero le chiese fortificate. Le chiese attraverso le torri permettevano di avvistare il territorio e quindi avevano cinto gli edifici sacri con dei bastioni robustissimi, e all'interno di questi bastioni la vita poteva scorrere anche in tempi di assedio. Qua una scala in legno che si arrampica su questa collina è l'ingresso alla chiesa fortificata. Immaginatevi i pochi abitanti del villaggio radunarsi qua dentro e guardare, oltre alla bellezza del loro territorio, anche l'avanzare del nemico. E questo è l'interno della chiesa fortificata di Bjertan. Ci sono ancora dei discendenti di quei sassoni che hanno edificato queste chiese qua in Transilvania, però nel corso del Novecento in molti hanno deciso di ritornare nella loro terra di origine, appunto la Germania. Teutonici ce ne sono ancora a Bjertan, circa un'ottantina, mi ha detto la bigliettaia che lavora nel bookstore, e si parla ancora tedesco nella parte sud-orientale della Transilvania, che è quell'area in cui i discendenti di sassoni si sono insediati. E ci sono ancora 6 tappeti dei turchi che risalgono al 500 in questa chiesa. Questo praticamente è il retro del villaggio rispetto a dove sono venuto io, e si vede come tutte le strade qui siano ancora sterrate, e poi però tutto il resto è rimasto praticamente preservato nei secoli. La campagna qua attorno è fenomenale, non riesco proprio a smettere di riprenderla. Come sono dolci quelle colline. E per chi è appassionato del genere, questi tratteggiati sono tutti i sentieri di trekking che si possono fare tra un villaggio e l'altro. Di chiese fortificate ce ne sono tantissime qua in Transilvania. Quella di Bjertan è una delle meglio conservate, delle più imponenti, è patrimonio dell'UNESCO. Eppure, dietro la perfezione da cartolina, questa terra porta con sé le cicatrici dell'esodo. Proviamo a vedere se ci abita qualcuno. A giudicare dalle erbacce e dal disordine, secondo me è abbandonata. Ha il tipico portico sul fianco, con questo intonaco lilla sull'ocra che affaccia sul verde di questa vallata. Sì, il retro è piuttosto malconcio. No, c'è anche la latrina col buco. C'è anche la latrina col buco. Lei poveretta sembra un po' magra. Poverina, anche la catena. Ditemi se non è la casetta perfetta da fiaba. C'è tutto. La quercia,
il giardinetto, il disegno della facciata coloratissima e la vista su una fortezza medievale. E niente, casa mia, Crete, ciao. Praticamente mi sto sentendo come un invasore medievale perché la chiesa fortificata è chiusa. La sto circumnavigando per cercare di capire in quale punto potrebbe essere più penetrabile, ma niente, non c'è storia. Mitico, sono riuscito a trovare un passaggio, così riesco a vedermi anche questa. Cavolo, qui è bassissima. Riesco a vedermi anche questa chiesa fortificata. Più protetta di così questa chiesa non potrebbe esserlo. Cioè questo è tutto il bastione che la circonda, tutta quanta. E anche qua le varie torri immagino che fossero ad esempio un magazzino più in basso, uno più in alto, e poi qua forse delle rampe di accesso ai punti di avvistamento. Si vedono alcuni costumi tipici della zona. Questo è un cappotto foderato con la lana delle pecore, se ne vedono tantissime di pecore qua nella campagna. Questo è un altro bellissimo cappotto. Questo bel copricapo con i nastri decorati che le scendono sul vestito, e qua sulla spalla appoggiato questo foulard con questi ricami. Si riescono a vedere da vicino tutti gli strumenti agricoli e della vita di campagna della Transilvania, vari aratri, forconi qua per lavorare i tessuti. Questi che cosa saranno? Me ne vado via da Crete perché non c'è veramente nessuno. Rispetto a Bjertan avrei avuto una chiesa fortificata tutto il giorno. Per me sarebbe un posto splendido dove venire a fare qualche disegno o a scrivere per chi ama scrivere, e poi si esce dalla fortificazione. Guardate che panorama. Questi cavalieri sassoni la sapevano lunga sul come rendere davvero... Aia, l'ortica! Ah, brucia! Ah! Su come rendere invalicabili queste mura la sapevano lunghissima. Adesso a me servirebbe invece qualche cosa per alleviare il prurito. Comunque chiesa fortificata bellissima. Adesso andiamo a un'altra che dovrebbe essere ancora più imponente di questa, quella di Viskri. Ah, brucia! Ce ne sono uno dopo l'altro di questi carretti che portano bale di fieno, uno dopo l'altro. Sono arrivato a Bunesti, a pochi chilometri di distanza da Crete, un'altra chiesa fortificata. Qua c'è una bellissima mappa con i bollini verdi, tutte le chiese fortificate. E dopo vado a Viskri, adesso però ho fatto tappa appunto a Bunesti, prima ero a Crete, dopo andrò a Brazov. Ce ne sono veramente tantissime, è molto utile questo pannello. La strada per Viskri sarà tutta così, 7 km così, 7 km ai 20 km orari. Ah, loro con la mountain bike sullo sterrato sì che se la godono, io mica tanto. Ci mi vengono incontro. Aiuto, no, attraversano. No, dai. Cioè sono fermo in macchina perché ho la colonna di anatre. Che oche. Eccomi finalmente a Viskri, città patrimonio UNESCO. Qua hanno anche la loro mappa. La chiesa di Viskri si distingue dalle altre perché è bianchissima, il suo candore
spicca nel verde della campagna. E a proposito di verde, il suo giardino interno è veramente idilliaco e infatti più che a far pensare alla guerra fa pensare ad un ambiente bucolico, quindi sicuramente è la più bella delle chiese fortificate che ho visto oggi. Questa chiesa con questo matroneo in legno 1794 ha già raggiunto, direi, la cima della classifica delle chiese fortificate viste oggi. È bellissima. Sta porta è bellissima. E da questa ogiva in pietra si accede alla torre, un po' stretto. Bisogna respirare tra doghe scricchiolanti e passaggi claustrofobici per potersi conquistare ancora una volta l'orizzonte. Ok, andiamo. È strettissima. Ma è pericolosissimo. Allora, cerchiamo di non cadere, speriamo che queste doghe cigolanti reggano. Soffitto bassissimo. Allora, thank you. Ce la famo, eh? Wow. Eccoci. Ma devo camminare inginocchiato praticamente perché è bassissimo. E questo camminamento in legno tutto attorno alla torre campanara era il modo in cui i sassoni controllavano il territorio, anche se secondo me rischiavano più di sbattere la testa e di morire per trauma cranico che per una freccia conficcata da un nemico. Però da qua appunto si vede tutta la vallata. Da qua su si vede anche il villaggio odierno, ecco, sta già per cadere, di Viskri. Qua sotto il cimitero e le altre torri della chiesa fortificata. Ho trovato la torre del lardo, che veniva utilizzata fino agli inizi del Novecento perché non c'erano i frigoriferi, e qua in questa torre la temperatura rimaneva costante tutto l'anno e soltanto gli spazi aperti e il silenzio a riempire questi viali, e forse una bambina con una bicicletta. Anche qua chiesa la bigliettaia, e di sassoni, di discendenti dei sassoni, ne sono rimasti soltanto 16, perché appunto nel corso del Novecento hanno deciso in tanti, per via di alcune condizioni favorevoli, di andarsene e di tornare nella loro terra, nella terra del loro padre, ovvero la Germania. Adesso sono 3 le comunità che convivono qua a Viskri e negli altri centri di questa parte della Transilvania, ovvero appunto i discendenti dei Sassoni, i rumeni e i Gypsy, i nomadi. Riuscirò ad entrare a vedere una di queste case dei discendenti dei Sassoni, che sono delle fortezze loro stesse, come le chiese che hanno fortificato. Questa è aperta, non mi vede nessuno. Sarà disabitata. Questa è una delle tante case probabilmente disabitate che i sassoni hanno lasciato nel corso del Novecento, e a giudicare dai vetri rotti, dalle porte aperte, ancora nessuno le ha occupate. Qua probabilmente gli orti privati, qua il ricovero per gli attrezzi, il carro, le bestie, lì la porta d'ingresso. È davvero un peccato vedere come
dopo la fuga dei Sassoni, proprietà come queste rimangono così, vuote e silenti. Non so proprio se è abbandonata perché l'arredamento sembra un attimo sistemato. Facciamo che me ne vado prima che qualcuno mi accoltelli. Però qua queste porte, cioè questo spazio sicuramente è lasciato a se stesso. Adesso è la volta delle mucche, fare ritorno dai pascoli, attraversare la strada di dove passo. Se ne investo una mi rifà la macchina. E adesso le pecore. E sulla via verso Brazov mi godo la vista di notte di Rupea, arroccata lassù, un'altra chiesa fortificata. La notte cala implacabile, inghiottendo le sagome delle antiche fortezze, ma l'esplorazione non si ferma. Finalmente sono arrivato a destinazione, ho deciso che questa notte dormirò a Brazov. Sono arrivato sempre con il mio ritardo sulla tabella di marcia, ma soprattutto ho una fame atroce. Quindi cercherò il posto. Qua è pieno di locali pienissimi, quindi si fa fatica ad utilizzare la regola del si sceglie il posto più pieno. Scusa, Giulia. Che carino questo posto, la biblioteca, pub. Shop. Io non trovo il mio ostello. Una cameriera carina, evidentemente abituata a turisti spaesati, mi ha indicato lo stretto vicolo dove si trova questo ostello, il cui ingresso promette bene. Tutte queste valigie vintage in stile un po' Ellis Island. Questo posto è fighissimo e anche oggi mi va bene perché una camera da 4 posti letto tutta per me, il bagno, questo bagno tutto per me per tipo 13-14 euro. Famissima, sono alla disperata ricerca di un pastrami. Sono quasi le 11 di sera e mi fa molto piacere vedere che qua c'è ancora molto movimento ai tavoli rispetto a Sighisoara, che invece tendeva a svuotarsi. Sto già amando questo posto. I camerieri sono persino vestiti con i costumi tradizionali. Mi ispira tutto, non so cosa scegliere. C'è questa lombata di maiale con bacon affumicato, verdure, oppure la stessa cosa, salsicce affumicate, pastrami di maiale, formaggio semiduro e crema di formaggio, tutto dentro questa lombata di maiale. Ho cenato con 10 euro, quindi non male. Anche di notte Brazov è bellissima. Nel prossimo episodio ci attendono nuove scoperte, atmosfere d'altri tempi e il calore ruvido dei veri sapori transilvani. E allora continua a viaggiare, commenta, condividi e iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.